Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Come vi avevo anticipato nel video di sabato scorso, che se ve lo fosse perso ve lo lascio qui in alto, oggi faremo un grande unboxing. Era da tempo che pensavo di prendere un incisore laser. Si è presentata una grande offerta sul sito del produttore e ho deciso di approfittarne. Oggi vedremo unboxing e montaggio e vi farò vedere una parte degli accessori e la messa in funzione vi rimanderò tra qualche video, poiché il taglio e l'incisione generano molto fumo. Devo apportare delle migliorie all'aspirazione del locale, poiché per motivi di spazio non ho potuto optare per un modello boxato o di quelli con il cover contenitivo. Quindi apriamo lo scatolo e vediamo cosa c'è all'interno. All'apertura troviamo una piccola lastra in acciaio per evitare di intaccare il tavolo di lavoro. Troviamo tutti i manuali della macchina e degli accessori e sono anche in italiano. Due serie di piedini alti e bassi. Un bel compressore per l'air assist, i profilati laterali fatti molto bene. Profilato frontale e posteriore. In quello frontale spicca l'antennina Wi-Fi. Lastina di comunicazione tra i due assi Y e molte bustine contenendo campioni di prova, cavetti, viteria e chi più ne ha più ne metta. Cavetto HDMI, una mini livella e un metro da sarto. Prolunga del cavetto di alimentazione della macchina e dell'air assist e una mini spazzolina. Alimentatore, una cinghia di ricambio e degli occhiali da laser cinesi. Supporto per pezzi lunghi per il rotary. Primo utensile rotary a mandrino di grande qualità e robustezza. Secondo rotary per oggetti cilindrici, anche questo tutto in metallo fatto molto bene. Il display di controllo della macchina. L'asse X. Un secondo supporto a coda di rondine per l'utensile a mandrino. E per ultimo, ma non per importanza perché è il perno principale della macchina, il modulo laser. Questo incisore, come avete potuto leggere nel titolo, è un ATEZ V35 Plus. Questo kit che ho scelto comprende anche i due supporti per materiali cilindrici, che dopo andremo a vedere nel dettaglio, ma che vedremo sicuramente anche in qualche video dedicato. Non tutti gli incisori in commercio, anche di questa marca, portano di serie l'air assist. Questo kit, oltre ad avere due supporti rotanti, è dotato anche di air assist incluso nella confezione. Proprio perché è dotata di moduli rotanti, nella confezione escono sia i piedini bassi che i piedini alti, in modo da poter inserire i moduli al di sotto del modulo laser. Nella confezione escono anche alcuni supporti per delle prove, una chiavetta USB, delle cinghie di ricambio, una livella che può essere utilizzata per mettere in piano oggetti cilindrici sugli attrezzi rotanti, cavo USB, cavo HDMI per il display di controllo che andrà collegato direttamente alla centralina della macchina, e di serie esce anche un piccolo calibro di plastica oltre alle chiavi per l'assemblaggio.
E di serie escono anche un paio di questi occhiali cinesi che, non riportando la marchiatura CE e la normativa 207/2017 per l'utilizzo con moduli laser, andranno sostituiti quanto prima. Vi ho fatto vedere il contenuto della confezione, ora montiamo la macchina. La finitura al tatto è veramente fantastica e i pezzi sono fatti veramente bene. Devo dire che i materiali sono veramente eccezionali. Il manuale c'è anche in italiano e qui vi fa vedere la dotazione della macchina base. Recupero il kit di viti e iniziamo il montaggio. Gli incastri sono perfetti e porta 4 viti per ogni angolo. Installo le viti di tensionamento delle cinghie, monto prima il tutto, poi procedo con le regolazioni. Con i 4 perni lunghi in dotazione avvito l'asse X sui supporti predisposti. Scorre che è un piacere. Congiungo i 2 assi Y con la stina in dotazione. Per fare questa operazione si usano questi nottolini a vite posizionati su uno dei lati della cinghia. Inserisco la stina e avvito da entrambi i lati. Inizio a dare una preregolata al cursore del laser. In seguito effettuerò la stessa operazione però con il laser montato. Avvito i 4 piedini provvisori in quanto questi qua saranno sostituiti da quelli che mi devono ancora arrivare. E ora è giunto il momento di serrare tutte le viti. Posiziono il modulo laser. Incollo i piedini per il cablaggio. Sia sull'asse X che sulla base della macchina, prendendo come riferimento il centro del modulo laser sull'asse X e il centro della trave dell'asse X sull'asse Y. Collego tutti i connettori al posto giusto, è difficile sbagliarsi perché hanno tutti misura diversa, e posiziono il cablaggio nei supporti incollati in precedenza.
Verifico eventuali interferenze del cablaggio con parti meccaniche oppure parti in cui il cablaggio tira particolarmente. Inserisco il tubo dell'Erassist e gli faccio percorrere lo stesso tratto del cavo elettrico. Fisso il tutto con le fascette uscite in dotazione. Taglio le eccedenze delle fascette. Tensiono le cinghie svitando dapprima le due viti laterali e poi andando a regolare le viti che ho installato in precedenza. Ripeto la stessa operazione sia sugli assi Y che sull'asse X. Come ultima cosa rimuovo la fascetta dal fungo di emergenza. La macchina è completa, questo è il primo accessorio rotary. Meccanismo molto semplice, è composto da due rulli che si muovono con una cinghia dentata. Uno dei due rulli è fisso su uno dei lati dell'attrezzo, il secondo rullo si muove con quei forellini che vedete sulla parte bassa. Una volta regolato il secondo rullo basterà tendere alla cinghia del motore e bloccare anche quest'ultimo. A questo punto basterà collegare il motore all'asse Y della macchina ed è tutto pronto per lavorare. Avendo l'asse del motore si muoverà tutto di conseguenza. Questo secondo utensile ha un mandrino proprio come se fosse un tornio, con una ghiera di serraggio sulla testa stessa, ed escono in dotazione vari accessori per poter fermare oggetti di diversa dimensione. Ci sono queste assine filettate per la lavorazione di anelli o comunque per serrare oggetti dalla parte interna. E poi abbiamo una serie di griffe tradizionali di varie misure anche a scalini per poter serrare pezzi in lavorazione proprio come se fosse un tornio. Sulla base di questi supportini è presente una scanalatura che andrà a scorrere sulla griffa fissa del mandrino e sarà avvitata tramite delle apposite viti che usciranno in dotazione. Come vedete, girando la ghiera si riesce ad adattare molto bene ai vari diametri. Anche ai diametri interni. Tramite il pomello laterale è possibile regolare anche una gradazione diversa dal 90 gradi per poter portare perpendicolare al fascio del laser il pezzo in lavorazione. Per fare questo ci aiutiamo con la mini livella che è uscita in dotazione con la macchina.
Per aiutarci a supportare i pezzi in lavorazione esce anche in dotazione questo supporto con la base a coda di rondine. Con il suo tamponcino in gomma andrà a supportare al meglio i pezzi in lavorazione. Una volta raggiunta la posizione di contatto basterà serrare le due viti sulla base e il gioco è fatto. Invece quest'altro supporto che esce sempre in dotazione, regolabile sempre sia in altezza che in larghezza, vedete ci sono più slot disponibili anche sulle alette laterali, ci aiuterà nella lavorazione di pezzi più lunghi del normale supporto. Quest'ultimo l'ho visto spesso anche utilizzato come supporto per le basi dei calici durante l'incisione o per mantenere pezzi più pesanti che potrebbero anche sbilanciarsi durante l'incisione e rendere vano il nostro lavoro. Come ultima cosa installo il display usando il cavo HDMI uscito in dotazione. E rieccoci amici, è un po' più grande di quello che mi aspettavo, però devo dire che come costruzione è veramente robusto. Questo video non è sponsorizzato, quindi vi volevo far vedere una macchina che vedremo spesso nel futuro per fare altri lavoretti. Non l'accendo ancora al momento, devo prima creare una base della larghezza giusta per poterla anche stivare lì in alto quando non la utilizzerò, e poi devo procurare un cavo della lunghezza giusta perché il computer è lì dietro. Devo prima mettere a punto queste piccole cose, dopodiché la vedremo in funzione. Nel video dell'accensione vi inserirò anche il settaggio dimensionale del kerf delle varie stampe in modo da avere un prodotto quanto più preciso possibile. Che dirvi di più amici, se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere, in descrizione vi lascerò il link Amazon di questo prodotto e vi lascerò anche il sito della casa madre, in quanto io mi sono trovato molto bene a comprarla da loro. Spedisce tramite DHL da hub tedesco e nel giro di 4 giorni il pacco è a casa vostra, spedizione gratuita. L'assistenza della casa madre funziona benissimo, in quanto l'ho contattati più volte per il problema avuto con lo sdoppiamento della spedizione, però mi hanno prontamente risposto e hanno subito risolto i problemi dandomi le informazioni necessarie per quello che avevo chiesto. Quindi, in attesa di ricevere il resto del materiale da Atez e di fare queste piccole modifiche che mi consentono di poterlo utilizzare in sicurezza, io vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al canale per partecipare all'estrazione della troncatrice e per non perdervi i prossimi contenuti. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!